Immagina questa scena. Sei seduto di fronte a qualcuno di cui ti fidi. Le sue parole sembrano confortanti. I suoi gesti appaiono genuini. Ma qualcosa non va. Quella sottile inquietudine nel tuo stomaco sta cercando di dirti qualcosa. Ogni singolo giorno forze invisibili plasmano le tue decisioni, i tuoi pensieri, le tue azioni. Gli antichi stoici lo comprendevano profondamente. Marco Aurelio scrisse: «L'obiettivo della vita non è stare dalla parte della maggioranza, ma evitare di ritrovarsi nelle fila degli insensati». Oggi ci immergeremo nel mondo oscuro della manipolazione, non solo per smascherarla, ma per dotarti della saggezza necessaria per difenderti. Queste sono le tattiche su cui le aziende spendono milioni per perfezionarle, le strategie che le persone tossiche usano per abbattere le tue difese, le tecniche che possono trasformare anche le menti più forti in docili marionette. Ma ecco cosa è affascinante. Comprendere la manipolazione è come imparare a leggere un linguaggio nascosto. Una volta che vedi gli schemi, non puoi più ignorarli. E proprio come Epitteto ci ha insegnato a distinguere tra ciò che possiamo e non possiamo controllare, ti mostrerò esattamente come individuare questi modelli oscuri prima che mettano radici nella tua vita. Questo non è solo un altro video sulla psicologia. Questo è il tuo manuale di difesa contro le catene invisibili che tengono legati milioni di persone senza che se ne rendano conto. Alla fine di questo video capirai perché alcune delle tue relazioni passate ti sembravano strane, perché certi ambienti di lavoro prosciugavano la tua anima. E cosa più importante, come assicurarti che non accada mai più. La conoscenza che stai per ricevere è potente. Come insegnavano i filosofi stoici, non è l'arma ad essere buona o cattiva, ma l'intenzione di chi la impugna. Usa questa saggezza come scudo, non come spada. Questo video cambierà il modo in cui vedi ogni interazione nella tua vita. Sei pronto a scoprire i modelli più oscuri del comportamento umano? Ma prima, una parola di cautela. Una volta che comprenderai queste tecniche di manipolazione, inizierai a vederle ovunque. Non si torna indietro. La domanda è: sei pronto ad affrontare questa verità? Cominciamo. Ricatto emotivo, senso di colpa. Immagina questo: un messaggio illumina il tuo telefono. Se ti importasse davvero di me, non usciresti con i tuoi amici stasera. Il tuo stomaco si contrae. Quella familiare ondata di colpa ti travolge. Benvenuto nel ricatto emotivo, la prigione invisibile della mente. Ecco una verità che farebbe annuire gravemente Seneca. Le tue emozioni possono essere trasformate in catene. Il manipolatore, lo sa, non sta solo giocando con i tuoi sentimenti, li sta trasformando in armi. Immagina un ragno che tesse con cura la sua tela. È così che funziona il ricatto emotivo. Il manipolatore intreccia fili di colpa, paura e obbligo intorno a te, così sottili, così precisi. Immagino che resterò qui da solo, come sempre. Dopo tutto quello che ho fatto per te, ogni filo sembra piccolo, innocuo, ma insieme formano una rete indistruttibile. Gli antichi stoici ci hanno insegnato qualcosa di cruciale qui. Epitteto disse: «Non è ciò che ti accade, ma come reagisci che conta». Il manipolatore conta sul fatto che tu reagisca, non che tu pensi. Scommettono sul tuo pilota automatico emotivo. Analizziamo il loro metodo. Piantano semi di colpa. Ho sacrificato tutto per te. Sfruttano la paura. Non so cosa potrei fare se te ne vai. Trasformano l'amore in un'arma. Se mi amassi davvero, tu. Ma ecco cosa non vogliono che tu capisca. Le tue emozioni sono tue da vivere, non loro da comandare. Marco Aurelio lo capì quando scrisse: «L'anima si tinge del colore dei suoi pensieri». Il manipolatore vuole scegliere quei colori per te. Pensaci, quando è stata l'ultima volta che qualcuno ti ha fatto sentire in colpa per esserti preso cura di te stesso? Quella pesantezza nel petto non è amore, non è dovere. È la manipolazione che lascia le sue impronte sulla tua anima. La soluzione non è diventare insensibili. Non è questo che insegna lo stoicismo.
Invece, si tratta di creare una cittadella interiore incrollabile. Quando qualcuno dice «sei egoista», fermati. Chiediti, è egoista avere dei confini? O è essenziale per la tua sanità mentale? Ricorda questo. Il vero amore dà potere, non imprigiona. La vera cura solleva, non appesantisce. La prossima volta che qualcuno cerca di dipingerti come il cattivo nel suo dramma emotivo, risveglia il tuo stoico interiore. Fai un respiro profondo e ricorda, sei responsabile delle tue azioni, non delle loro emozioni. Il potere del manipolatore risiede nelle ombre del senso di colpa e dell'obbligo, ma come qualsiasi ombra, svanisce quando fai luce su di essa. Triangolazione. Chiudi gli occhi per un momento. Immagina 3 punti su un foglio di carta. Ora guarda, mentre una linea scura li collega, formando un triangolo. Questo è come viene infranta la tua fiducia. Benvenuto nella triangolazione. L'arte di trasformare 3 persone in pedine sulla scacchiera di un manipolatore. Gli stoici avevano una parola per questo tipo di comportamento. Lo chiamavano praxis, l'atto di fare qualcosa a un altro. Ma questa non è una semplice azione, è guerra psicologica. Immagina questo. La tua collega Sara viene da te con voce bassa, preoccupata. Sai, John mi ha detto che è preoccupato per le tue prestazioni, ma non dirgli che te l'ho detto. Il tuo cuore accelera, la tua mente vacilla. Cos'altro ha detto John? E proprio così, la trappola è tesa. Il manipolatore è come un burattinaio, ma invece di fili usa sussurri. Hai sentito cosa hanno detto di te? Te lo dico solo perché mi importa. Ogni parola attentamente scelta, ogni messaggio progettato per piantare semi di dubbio. Zenone, il fondatore dello stoicismo, ci ha insegnato che la saggezza deriva dalla comprensione della natura delle cose. Quindi comprendiamo la natura della triangolazione. È venerdì sera. Una madre dice a sua figlia: «Tuo fratello non aiuta mai in casa. Non come te. Sei la mia brava bambina». La figlia si illumina di orgoglio. Il figlio si sente un estraneo nella sua stessa casa. La madre ha appena assicurato la sua posizione di burattinaio delle dinamiche familiari. O osservala svolgersi in ufficio. Il tuo capo ti prende da parte. Tra noi, non sono sicuro dell'impegno di Alex verso il team. Tienilo d'occhio per me. Improvvisamente non sei più solo un dipendente. Sei una spia inconsapevole nel gioco di qualcun altro. L'antico stoico Musonio Rufo disse: «La verità è come un leone. Non devi difenderla. Lasciala libera e si difenderà da sola. Ma la triangolazione mantiene la verità in gabbie accuratamente separate. Ecco cosa il manipolatore non vuole che tu capisca. Ogni volta che condivide un segreto su qualcun altro, probabilmente sta condividendo segreti anche su di te. È una giostra di caos controllato e sono loro a premere il pulsante. L'antidoto? Risveglia il tuo Marco Aurelio interiore. Quando qualcuno viene da te con sussurri su un altro, fermati. Chiediti: perché mi stanno dicendo questo? Cosa succede se rifiuto di essere un angolo nel loro triangolo? Ricorda, le vere relazioni sono costruite su ponti diretti, non su deviazioni triangolari. La prossima volta che qualcuno cerca di farti diventare un punto nel loro triangolo, prova questo. Ne hai parlato direttamente con loro. Guarda come rapidamente le loro tattiche crollano quando esposte alla luce della comunicazione diretta. Perché ecco la verità sulla triangolazione. Funziona solo nelle ombre del silenzio. E il silenzio è una scelta che facciamo noi. Falsi elogi. Sei così talentuoso, così speciale, così diverso da tutti gli altri. Dolci parole che sanno di miele ma nascondono veleno. Benvenuto nei falsi elogi. L'arte di trasformare i complimenti in comode gabbie. Il filosofo stoico Epitteto avvertiva: se qualcuno ti dice che una certa persona parla male di te, non scusarti per ciò che viene detto di te, ma rispondi: era ignaro dei miei altri difetti, altrimenti non avrebbe menzionato solo questi. Ma cosa succede quando parlano troppo bene di te? Immagina questo momento. Un collega ti blocca vicino alla macchinetta del caffè. Sei semplicemente fantastico nelle presentazioni, nessuno lo fa come te. Le tue difese si abbassano.
Poi arriva il vero obiettivo. Stavo pensando, per quanto riguarda quella grande riunione con il cliente domani. Marco Aurelio capiva questo quando scrisse: accetta le cose a cui il destino ti lega e ama le persone con cui il destino ti riunisce, ma fallo con tutto il cuore. Ma chi fa falsi elogi? Ti ama con le labbra, mentre calcola con il cuore. Decodifichiamo la loro strategia di belle parole. Sei l'unico che capisce. Non ho mai incontrato nessuno intelligente come te. Sei molto meglio di inserisci nome. Nessun altro potrebbe gestire questo come te. Chi fa falsi elogi è come un pasticcere, ma invece di dolci serve complimenti ripieni di costi nascosti. Pensa a quel discorso di vendita. Sembri una persona che apprezza davvero la qualità. O quell'amico manipolatore. Sei così generoso. Posso sempre contare su di te. Ogni complimento è un'esca e c'è sempre un amo. Ecco la loro ricetta per la manipolazione. Spruzzare complimenti come profumo, osservare le tue difese evaporare, aspettare che il tuo ego abbia fame di altro, servire il vero obiettivo. Seneca osservò: tutta la crudeltà nasce dalla debolezza e i falsi elogi sono l'arma di chi è troppo debole per chiedere direttamente ciò che vuole. Ricordi quel capo che improvvisamente ha iniziato a elogiare le tue qualità di leadership proprio prima di scaricarti lavoro extra? O quella conoscenza che ti trovava così saggio finché non hai smesso di prestargli soldi? I loro complimenti non erano specchi, erano maschere. Gli stoici ci hanno insegnato a trovare valore nelle nostre azioni, non nelle opinioni altrui. Ma chi fa falsi elogi vuole renderti dipendente dalla loro approvazione. Ecco cosa non vogliono che tu capisca. L'elogio vero è come la pioggia, cade quando cade. Il falso elogio è come un irrigatore. Qualcuno controlla la valvola. La prossima volta che qualcuno spalma complimenti come glassa, ricorda: la vera stima non ha bisogno di preparare il terreno per le richieste. Come ci ha insegnato Marco Aurelio, rifiuta il senso dell'offesa e l'offesa stessa scompare. Perché ecco la verità sui falsi elogi. Non riguardano le tue qualità, riguardano le tue vulnerabilità. E quelle parole zuccherate sono in realtà solo esattori di debiti emotivi travestiti. Doppio vincolo. Ti sei mai sentito come se fossi intrappolato in un gioco dove ogni mossa è sbagliata? Come se stessi danzando su un pavimento fatto di mine e anche stare fermo farà esplodere qualcosa? Non è paranoia, è il doppio vincolo. Una gabbia psicologica dove entrambe le porte portano al dolore. Epiteto una volta disse: non è ciò che ti succede, ma come rispondi che conta. Ma cosa succede quando ogni risposta porta alla sofferenza? È qui che il manipolatore ti vuole, sospeso in uno stato di perpetuo errore. Lascia che ti dipinga un'immagine che potrebbe sembrare fastidiosamente familiare. Un capo si avvicina alla tua scrivania. Ho bisogno che tu prenda più iniziativa sui progetti. Così fai. Proponi nuove idee, guidi nuove iniziative. Poi arriva il martello. Stai oltrepassando i tuoi confini, conosci il tuo posto. Il tuo stomaco affonda, la tua mente corre. Cosa è appena successo? Il filosofo stoico Seneca scriveva della pace che viene dalla chiarezza, ma il doppio vincolo è progettato per frantumare la chiarezza in 1000 pezzi. Immagina una relazione. Il tuo partner sospira pesantemente. Non ti apri mai con me sui tuoi sentimenti. Così un giorno lo fai, sveli la tua anima. La loro risposta? Perché sei così emotivo tutto il tempo? Non riesco a gestire questo dramma. Senti quel nodo nel petto? È il doppio vincolo che stringe la sua presa. Ecco cosa lo rende così devastante. L'opzione A porta al dolore. L'opzione B porta al dolore. Stare fermi? Anche quello è dolore. E per tutto il tempo sei tu a essere incolpato per il dolore. Il manipolatore crea un labirinto dove ogni percorso porta allo stesso vicolo cieco, come un contorto gioco di scacchi emotivi, dove stai giocando contro qualcuno che cambia le regole ad ogni mossa. Ricordi quel momento dell'infanzia. Parla di più in classe. Poi, quando alzi la mano, smettila di cercare di metterti in mostra. I semi del dubbio piantati allora potrebbero ancora crescere nella tua mente oggi,
Marco Aurelio ci ha insegnato che l'impedimento all'azione favorisce l'azione. Ciò che ostacola diventa la via, ma il doppio vincolo trasforma questa saggezza in un'arma, perché ogni azione, ogni impedimento sembra portare al fallimento. Ecco cosa non vogliono che tu capisca. Il gioco è truccato, non perché lo stai giocando male, ma perché è stato progettato per essere impossibile da vincere. L'unico modo per vincere? Smettere di giocare. La prossima volta che senti quella familiare tensione, dove ogni scelta sembra sbagliata, fermati, fai un respiro, chiediti: è un vero dilemma o sono stato messo nella condizione di fallire? Perché ecco la verità sui doppi vincoli. Funzionano solo quando accetti entrambe le scelte come le uniche possibili. Ma come ci hanno insegnato gli stoici, c'è sempre un altro percorso, anche se quel percorso significa allontanarsi completamente dal gioco. Proiezione. Conosci quella sensazione quando qualcuno punta il dito contro di te e improvvisamente la tua realtà inizia a sfumare? Come guardare in uno specchio che ti mostra tutto ciò che non sei? Questa è la proiezione, l'arte di farti indossare l'oscurità di qualcun altro. Il filosofo stoico Cicerone una volta osservò: il volto è un'immagine della mente. Ma cosa succede quando qualcuno cerca di dipingere la sua mente turbata sulla tua tela? Lascia che ti mostri come si sviluppa. Immagina questo: un collega ti accusa costantemente di rubargli la scena. In ogni riunione, in ogni presentazione, ti lancia occhiate fulminanti. Cerchi sempre di mettere in ombra tutti, dice, ma guarda più attentamente. Chi è davvero disperato per attirare l'attenzione? Chi sta realmente pianificando il suo prossimo momento di riconoscimento? Proprio la persona che punta il dito. Gli antichi stoici comprendevano questa tendenza umana. Come scrisse Marco Aurelio, tutto ciò che sentiamo è un'opinione, non un fatto. Tutto ciò che vediamo è una prospettiva, non la verità. Ma chi proietta? Sono maestri nell'arte di dipingere le loro prospettive come la tua realtà. Ecco come si svolge la danza. Un partner infedele diventa improvvisamente ossessionato dal controllare il tuo telefono. Un amico disonesto ti accusa costantemente di mentire. Un genitore manipolatore sostiene che sei tu quello che cerca di controllarli. È come un gioco di prestigio psicologico. Mentre sei occupato a difenderti dalle loro accuse, perdi la verità che si nasconde in bella vista. Ti stanno mostrando il loro stesso riflesso. Lascia che ti racconti di Sara e Tom. Sara nota Tom diventare distanti. Quando cerca di parlarne, lui esplode: mi soffochi, sei così insicura. Ma chi ha veramente paura qui? Chi sta realmente fuggendo dall'intimità? Le parole di Tom non sono una descrizione di Sara, sono la sua autobiografia. Epitteto ci ha insegnato: non sono le cose che ci turbano, ma i nostri giudizi sulle cose. Ma chi proietta capovolge questa saggezza. Prendono i loro giudizi su se stessi e te li avvolgono intorno al collo come un cappio. Pensaci, sei mai stato accusato di qualcosa di così specifico, così fuori dal tuo carattere, da lasciarti senza parole? Quel momento di confusione? Non è il tuo senso di colpa che parla, è il tuo rilevatore di verità che suona l'allarme. Ecco cosa rende la proiezione così pericolosa. Non attacca solo le tue azioni, cerca di riscrivere la tua identità, come un virus che fa rivoltare il tuo sistema immunitario psicologico contro se stesso. Ma ecco cosa non vogliono che tu capisca. Le loro accuse sono in realtà confessioni. Ogni volta che evidenziano i tuoi presunti difetti, in realtà ti stanno offrendo una visita guidata ai loro stessi demoni interiori. La prossima volta che qualcuno cerca di consegnarti il suo bagaglio emotivo, ricorda: non sei obbligato ad accettare la consegna. Come notò saggiamente Seneca, il più grande potere che abbiamo è il potere della scelta, perché ecco la verità sulla proiezione. Funziona solo quando accetti di essere la loro discarica emotiva, e quell'accettazione è qualcosa che puoi revocare in qualsiasi momento. Pressione temporale. Tic-tac, tic-tac. Questa offerta scade tra 10 minuti. Le tue mani iniziano a sudare. Il tuo cuore accelera. Non è ansia quella che stai provando. È la manipolazione della pressione temporale che ti stringe le dita intorno alla gola.
Gli stoici comprendevano qualcosa di profondo riguardo al tempo. Seneca scrisse: «Il tempo scopre la verità, ma i manipolatori vogliono rubarti quella scoperta. Sono i ladri del tuo tempo di riflessione. Lascia che ti mostri come si manifesta nella vita reale. Se non ti iscrivi a questo programma di coaching ora, perderai per sempre il segreto del successo. Il tuo cursore rimane sospeso sul pulsante Acquista ora. Ma aspetta, qualcuno ha mai trovato davvero il successo attraverso il panico? Immagina questa scena. Il tuo capo ti scarica un progetto enorme sulla scrivania alle 16:45. Mi serve per domattina, dice, già allontanandosi. Quel nodo allo stomaco non è dedizione, è manipolazione che si fa sentire a casa. Marco Aurelio ci ricordava: non lasciare mai che il futuro ti disturbi, lo affronterai con le stesse armi della ragione che oggi ti armano contro il presente. Ma le tattiche di pressione temporale cercano di privarti di quelle armi, lasciandoti indifeso contro l'impulso. Ecco il loro metodo. Solo 2 posti rimasti in questo programma esclusivo. La tua possibilità di trovare l'amore svanirà se non ti impegni ora. Qualcun altro sta guardando questa casa. Devi decidere oggi. Il manipolatore è come un mago di strada. Il loro trucco più grande? Farti dimenticare che la pazienza è potere. Pensa a quel venditore di auto. Questo prezzo è valido solo oggi. Domani aumenta di 5.000 euro. Davvero? La stessa auto varrà esattamente 5.000 euro in più domani? O qualcuno sta cercando di mandare in cortocircuito il tuo pensiero critico? Lascia che ti racconti di Alex. Ha conosciuto qualcuno online. Hanno spinto per un impegno dopo 2 settimane. Se ti importa davvero di me, verrai a vivere con me ora. Ho altre opzioni che aspettano. Indovina cosa è successo a chi si è preso il suo tempo. Ha schivato un proiettile. Il filosofo stoico Musonio Rufo insegnava: non dovremmo fidarci dei molti che dicono che solo le persone libere dovrebbero essere educate, ma piuttosto dei filosofi che dicono che solo le persone educate sono libere. Sostituisci educate con riflessive e vedrai la verità. Le decisioni affrettate raramente sono decisioni libere. Ecco cosa non vogliono che tu capisca. Le vere opportunità non evaporano in pochi minuti. Le relazioni reali non arrivano con timer di conto alla rovescia. Le offerte legittime non scompaiono a mezzanotte come una contorta storia di Cenerentola. La prossima volta che qualcuno cerca di metterti fretta, ricorda questo. La pressione temporale è l'impronta digitale della manipolazione. Come disse Epitteto, nessuna grande cosa viene creata all'improvviso. Lo stesso vale per le decisioni che contano. Perché ecco la verità sulla pressione temporale. Non riguarda la scarsità, riguarda il rubarti il diritto di pensare, e quel furto funziona solo se permetti loro di impostare il tuo orologio. Incoerenza e imprevedibilità. Immagina di camminare su un pavimento che cambia casualmente sotto i tuoi piedi. A volte è terreno solido, a volte è sabbie mobili. È così che ci si sente a trattare con un manipolatore incoerente, un terremoto psicologico che non si ferma mai. Il filosofo stoico Epitteto avvertiva: è impossibile per un uomo imparare ciò che pensa di sapere già, ma come puoi imparare quando le lezioni continuano a cambiare, quando il giusto di ieri è lo sbagliato di oggi? Lascia che ti dipinga un'immagine che potrebbe toccarti da vicino. Lunedì, il tuo capo elogia il tuo lavoro, ti chiama il futuro dell'azienda. Martedì, la stessa presentazione viene fatta a pezzi. Come puoi essere così incompetente? Mercoledì, cantano di nuovo le tue lodi. La tua testa gira, la tua fiducia crolla, ed è esattamente ciò che vogliono. Come osservò Marco Aurelio, l'universo è cambiamento, la nostra vita è ciò che i nostri pensieri ne fanno. Ma il manipolatore imprevedibile trasforma questa saggezza in tortura, diventa il tuo personale generatore di caos. Immagina Sara e James. Un giorno, James sorprende Sara con fiori, pianifica una serata romantica. Il giorno dopo non la guarderà nemmeno. Cosa c'è che non va? Chiede lei. Se non lo sai, non te lo dirò. La settimana dopo è tornato ad essere il principe azzurro. Questo non è amore. È una roulette emotiva. Ecco il loro metodo.
dolci messaggi di testo seguiti da un gelido silenzio, lodi generose che si trasformano in critiche crudeli, promesse fatte con passione, infrante senza spiegazione, calore che si trasforma in disprezzo più velocemente di un semaforo. Il manipolatore è come un sistema meteorologico che sfida ogni previsione. Un momento, sole, il prossimo, un uragano con il tuo nome. Pensa a quell'amico che a volte è il tuo più grande sostenitore e a volte il tuo critico più spietato. Nessuna spiegazione, nessun innesco. Solo cambiamenti che provocano colpi di frusta emotivi che ti lasciano camminare sulle uova, cercando disperatamente di indovinare quale versione incontrerai oggi. Seneca scrisse: «Chi teme la morte non farà mai nulla degno di un uomo vivo, ma la vittima dell'incoerenza teme qualcosa di peggio della morte. Teme il prossimo sbalzo d'umore, il prossimo cambiamento di personalità, la prossima imboscata emotiva. Ecco cosa lo rende così devastante. Il tuo cervello è programmato per trovare modelli, per dare un senso al caos. Ma come puoi trovare modelli nella casualità deliberata? È come cercare di memorizzare le onde nell'oceano, la verità che non vogliono farti capire. La loro incoerenza non riguarda te, riguarda il controllo. Ogni volta che spostano il terreno sotto i tuoi piedi, stanno solo testando quanto bene ti hanno addestrato a danzare al loro ritmo. La prossima volta che il comportamento di qualcuno sembra una luce stroboscopica psicologica, che lampeggia tra cura e crudeltà, ricorda, l'instabilità è la loro arma, ma la stabilità è il tuo scudo. Come ci hanno insegnato gli stoici, la tua pace interiore non deve dipendere dal loro caos esteriore, perché ecco la realtà sull'incoerenza e l'imprevedibilità non è affatto casuale, è caos calcolato, progettato per mantenerti sempre in disequilibrio. Ma tu puoi scegliere di scendere dalle loro montagne russe emotive. Gaslighting. È successo davvero? Forse sono pazzo. Le parole echeggiano nella tua mente mentre fissi il soffitto alle 3 del mattino. Benvenuto nel gaslighting, dove i tuoi ricordi diventano fumo e la tua realtà diventa la fantasia di qualcun altro. Zenone, il fondatore dello stoicismo, insegnava che la saggezza deriva dalla comprensione di ciò che è vero. Ma cosa succede quando qualcuno piega deliberatamente la tua verità fino a spezzarla? Lascia che ti porti nel teatro del gaslighter, scena 1. Non l'ho mai detto, tu, ma ti ho sentito. Era martedì sera, eravamo in cucina. Loro. Inventi sempre le cose. Perché sei così paranoico? La tua memoria inizia a tremolare come una lampadina morente. Gli stoici credevano nel potere della percezione chiara, ma i gaslighter sono architetti della confusione, costruiscono labirinti nella tua mente dove la verità si perde. Immagina questo, una riunione di team. Ricordi chiaramente che il tuo capo ti ha assegnato il progetto X 2 settimane dopo. Perché non hai iniziato il progetto Y? Ma tu hai detto es. No, devi essere stato distratto. Ho detto specificamente is. Tutti qui l'hanno sentito, giusto? I tuoi colleghi si spostano a disagio. La realtà inizia a sfumare. Ecco come smantellano la tua sanità mentale, pezzo per pezzo. Non è quello che è successo. Sei troppo sensibile. Nessun altro la vede in questo modo. Ti stai immaginando le cose di nuovo. Ogni negazione, ogni contraddizione, ogni memoria distorta non sono atti casuali. Sono passi calcolati nella tua demolizione psicologica. Marco Aurelio scrisse: «Tutto ciò che sentiamo è un'opinione, non un fatto. Tutto ciò che vediamo è una prospettiva, non la verità». Ma i gaslighter corrompono questa saggezza, facendoti dubitare persino dei tuoi occhi e delle tue orecchie. Pensa a Sara. Il suo partner sposta le sue chiavi dell'auto, sostiene che lei le abbia dimenticate. Cancella messaggi, dice che non sono mai stati inviati. Mette in dubbio la sua memoria di date, eventi, conversazioni. Presto si scusa per cose che non ha fatto, dubita di cose che ha chiaramente visto. Il gaslighter è come un mago, ma invece di estrarre conigli dai cappelli, estrae certezze dalla tua mente. E il loro trucco più grande? Farti credere che sei tu a far sparire le cose.
Ecco cosa non vogliono che tu capisca. La tua confusione è una loro costruzione. Il tuo dubbio è il loro successo. Il tuo mettere in discussione la realtà, quello è il loro applauso. L'antico stoico Epitteto disse: «Nessun uomo è libero se non è padrone di se stesso». Ma come puoi essere padrone di te stesso quando qualcun altro sta riscrivendo la tua realtà? La prossima volta che qualcuno cerca di farti dubitare della tua sanità mentale, ricorda, la realtà non fa gaslighting. La memoria non è perfetta, ma modelli di negazione e distorsione. Quelle sono impronte digitali della manipolazione. Perché ecco la verità sul gaslighting. Funziona solo quando ti convincono a essere l'editore della tua stessa distruzione. Ma tu puoi deporre quella penna rossa. La tua realtà è tua da conservare. E ricorda questo: il fatto stesso che tu stia mettendo in discussione la tua sanità mentale, quella è spesso la risposta più sana a una situazione insana. Falsa approvazione sociale. Tutti lo fanno. Tutte le persone di successo la pensano così. Nessuno sarebbe in disaccordo con questo. Ti suona familiare? Benvenuto nella falsa approvazione sociale, l'arte di trasformare folle immaginarie in armi di manipolazione. Il filosofo stoico Seneca una volta disse: «La parte più grande del progresso è il desiderio di progredire». Ma cosa succede quando qualcuno dirotta quel desiderio, creando un'illusione di accordo universale? Immagina questa scena. Un guru delle criptovalute sui social media. Il 93% dei miei studenti sono ora milionari. Non perderti ciò che tutti sanno essere il futuro. Il tuo dito rimane sospeso sul pulsante. Unisciti ora. Ma aspetta, da dove viene quella statistica? Come notò Marco Aurelio, l'obiettivo della vita non è stare dalla parte della maggioranza, ma evitare di trovarsi nelle file degli insensati. Eppure i manipolatori distorcono questa saggezza, facendoti temere di essere l'unica voce di dissenso. Diamo un'occhiata dietro il loro sipario. Tutti gli altri genitori permettono ai loro figli di farlo. Tutti in ufficio pensano che tu stia creando difficoltà. Nessuno indossa più quello. Fidati di me, ho chiesto in giro, tutti sono d'accordo con me. Il manipolatore è come un burattinaio, ma invece di fili tira la tua paura di essere l'emarginato. Creano maggioranze fantasma che esistono solo nelle loro parole. Pensa a quel discorso di vendita. Questo è il nostro prodotto che vende più velocemente di sempre. Davvero? Basato su quali dati? O quell'amico tossico? Ho parlato con tutti e tutti pensano che tu stia esagerando. Tutti loro? Ogni singola persona? Epitteto ci ha insegnato: se vuoi migliorare, accontentati di essere considerato sciocco e stupido. Ma il manipolatore di falsa approvazione sociale arma proprio questa paura di essere considerato sciocco. Ecco cosa lo rende così efficace. Gli umani sono creature tribali. Temiamo l'isolamento sociale. Cerchiamo negli altri indizi sul comportamento. Presumiamo che le folle debbano sapere qualcosa che noi non sappiamo. Ma ecco cosa non vogliono che tu capisca. Il vero consenso non ha bisogno di essere gridato dai tetti. La vera popolarità non richiede continui promemoria. L'autentica prova sociale parla da sé. La prossima volta che qualcuno cerca di influenzarti con affermazioni di supporto schiacciante o accordo universale, ricorda: le folle invisibili non possono giudicarti. Come ci hanno insegnato gli stoici, l'unica approvazione che conta veramente è il tuo giudizio razionale, perché ecco la verità sulla falsa approvazione sociale. È una casa degli specchi che riflette immagini distorte della realtà, ma tu puoi scegliere di attraversarla, mantenendo gli occhi su ciò che è reale. E ricorda questo: a volte la cosa più coraggiosa che puoi fare è stare da solo, anche quando qualcuno sta cercando di convincerti che tutti gli altri stanno correndo nella direzione opposta. Occultamento di informazioni. Immagina un puzzle dove qualcuno ha nascosto metà dei pezzi. Continui a cercare di completare l'immagine, ma qualcosa sembra strano. Benvenuto nell'occultamento di informazioni, l'arte di controllare gli altri tenendoli all'oscuro. Gli stoici avevano una potente intuizione sulla verità. Come scrisse Marco Aurelio, guarda sotto la superficie
Non lasciare che la qualità di una cosa né il suo valore ti sfuggano. Ma cosa succede quando qualcuno ti impedisce deliberatamente di guardare sotto quella superficie? Immagina questo scenario. Un'auto usata luccica alla luce del sole. Storia pulita, sorride il concessionario. Cosa non menziona? I danni dell'alluvione accuratamente nascosti sotto una vernice fresca. L'informazione mancante vale più di tutte le parole pronunciate. Epitteto insegnava: è impossibile per un uomo imparare ciò che pensa di sapere già, ma il potere di chi nasconde informazioni sta nel farti credere di sapere abbastanza, quando non è così. Analizziamo il loro metodo. Non hai bisogno di preoccuparti di quei dettagli. Questo non è rilevante per la tua decisione. Fidati di me, ho gestito tutto. Possiamo discutere di quei dettagli più tardi. Il manipolatore è come un giocatore di scacchi che ha rimosso certi pezzi dalla scacchiera, ma ti fa continuare a giocare come se fosse una partita equa. Pensa al divorzio di Sara. Il suo coniuge ha dimenticato di menzionare i conti offshore o quel pitch di startup. Stiamo crescendo esponenzialmente. Non menzionano il debito crescente. Ogni omissione è una mossa calcolata nel gioco del controllo. Ecco cosa lo rende così pericoloso. Non puoi chiedere di ciò che non sai che esiste. Il pezzo mancante spesso cambia tutto. Quando scopri la verità, di solito è troppo tardi. Chi nasconde mantiene una plausibile negabilità. Seneca notò: il tempo scopre la verità, ma chi nasconde informazioni scommette contro il tempo stesso, sperando che tu agisca prima che avvenga la scoperta. Ricordi quell'offerta di lavoro che sembrava perfetta? Quella in cui non hanno pensato di menzionare l'imminente ristrutturazione dell'azienda? O quell'opportunità di investimento dove il dettaglio minore dei precedenti fallimenti non è mai venuto fuori? Il filosofo stoico Musonio Rufo disse: non dovremmo fidarci dei molti che dicono che solo le persone libere dovrebbero essere educate, ma piuttosto dei filosofi che dicono che solo le persone educate sono libere. Sostituisci educate con informate e vedrai la verità. L'informazione è libertà. Ecco cosa non vogliono che tu capisca. Ogni informazione nascosta è una catena che avvolgono intorno alla tua capacità di scegliere liberamente. La tua ignoranza è il loro potere. La prossima volta che qualcuno sembra darti tutto ciò che devi sapere, ricorda: ciò che non viene detto è spesso più importante di ciò che viene detto. Come ci hanno insegnato gli stoici, la saggezza deriva dal vedere l'intero quadro, non solo le parti convenienti. Perché ecco la verità sull'occultamento. L'informazione non è solo potere, è la chiave della tua autonomia. E quando qualcuno cerca di tenerti disinformato, sta davvero cercando di tenerti non libero. Attaccamento alla paura. Hai mai sentito il petto stringersi alle parole "se non"? Allora. Questo è l'attaccamento alla paura, l'arte oscura di trasformare le tue ansie più profonde in manette invisibili. Il filosofo stoico Epitteto insegnava: non è ciò che ti accade, ma come reagisci che conta. Ma i manipolatori della paura vogliono controllare sia ciò che accade che come reagisci. Immagina questo momento. Il tuo capo si appoggia alla sua sedia. Sai, con l'economia com'è, abbiamo davvero bisogno di giocatori di squadra che vadano oltre. Il suo sorriso non raggiunge gli occhi. Il tuo mutuo ti passa per la mente. Le rette scolastiche dei tuoi figli. Il tuo futuro. Questo è l'attaccamento alla paura all'opera. Marco Aurelio scrisse: la nostra paura non è che le cose siano terrificanti, ma che le abbiamo giudicate tali. Ma il manipolatore della paura diventa l'architetto dei tuoi terrori. Decodifichiamo il loro arsenale. Nessun altro ti amerà mai come faccio io. Senza questa assicurazione, immagina cosa potrebbe succedere alla tua famiglia. Non vuoi finire solo, vero? Altri dipendenti ucciderebbero per questa posizione. Il manipolatore è come un mercante di incubi che ti vende scenari della tua stessa distruzione, per poi offrirsi come l'unica salvezza. Pensa a quella relazione. Se esci con i tuoi amici, potrei non essere qui quando torni. O quel discorso di vendita: il futuro dei tuoi figli potrebbe essere a rischio senza questo investimento. Ogni minaccia è un amo con l'esca delle tue stesse paure. Ecco il loro capolavoro.
identificare le tue paure più profonde, amplificarle finché non eclissano la realtà, presentarsi come l'unica protezione, ripetere finché la conformità non diventa un riflesso. Seneca osservò: soffriamo più spesso nell'immaginazione che nella realtà, ma chi attacca la paura rende la tua immaginazione il suo parco giochi. Ricordi quell'amico che continuava a ricordarti quanto diventa solitaria la vita invecchiando? O quel consulente finanziario che dipingeva vivide immagini di te che mangi cibo per gatti in pensione? Non stavano descrivendo la realtà, stavano programmando la tua risposta alla paura. Gli stoici credevano che la vera libertà derivi dall'affrontare le nostre paure, ma gli attaccatori di paura vogliono che tu fugga da esse, direttamente nelle loro braccia in attesa. Ecco cosa non vogliono che tu capisca. Le tue paure sono come ombre. Sembrano più grandi quando sei più lontano dalla luce della ragione. Ogni volta che ti fanno sobbalzare, stanno davvero misurando la lunghezza del tuo guinzaglio. La prossima volta che qualcuno cerca di metterti all'angolo con "e se" e scenari del peggior caso, ricorda: la paura è la valuta del controllo. Come ci ha insegnato Marco Aurelio, guarda le cose negli occhi e conoscile per quello che sono, perché ecco la verità sull'attaccamento alla paura. Possono controllarti solo attraverso paure che accetti di possedere, e quell'accettazione puoi revocarla in qualsiasi momento. Gioco della colpa. Guarda cosa mi hai fatto fare. 5 parole che echeggiano nei corridoi della manipolazione. Benvenuto nel gioco della colpa, dove la responsabilità è una patata bollente e sei sempre tu quello lasciato con essa in mano. Il filosofo stoico Epitteto disse: quando biasimiamo gli altri, sprechiamo la nostra energia e cediamo il nostro potere, ma i giocatori del gioco della colpa hanno trasformato il biasimo in una forma d'arte di controllo. Immagina questa scena: una sala riunioni, un progetto fallito. Il tuo collega manipolatore si alza. Beh, se Sara fosse stata più dettagliata nei suoi rapporti. Tutti gli occhi si volgono a te. Non importa che tu non fossi nemmeno nel team del progetto. La colpa ha trovato la sua casa. Marco Aurelio capiva: la migliore vendetta è essere diversi da colui che ha compiuto l'ingiuria. Ma come rimani centrato quando qualcuno ti sta trasformando nel suo capro espiatorio personale? Analizziamo il loro metodo. Se non fossi così esigente, non dovrei mentire. Sei tu il motivo per cui bevo. Il tuo atteggiamento mette tutti a disagio. Questo non sarebbe successo se mi avessi semplicemente ascoltato. Chi sposta la colpa è come un mago specializzato in un solo trucco: far scomparire la propria responsabilità e farla riapparire nel tuo grembo. Pensa a quella relazione. I tuoi problemi di fiducia mi stanno rendendo distante. O quella dinamica familiare. Se fossi un figlio migliore, non mi arrabbierei così tanto. Ogni accusa è un mattone nel muro della loro difesa. Ecco come architettano il tuo senso di colpa. Qualcosa va storto. Cercano qualsiasi possibile connessione con te. Ingrandiscono quella connessione fino a farla diventare causa. Presentano la loro reazione come tua responsabilità. Seneca notò: il più grande potere che abbiamo è il potere della scelta, ma chi sposta la colpa vuole farti credere che hai scelto ogni risultato negativo nella loro vita. Ricordi quella volta che l'attività del tuo amico è fallita? Se avessi investito quando te l'ho chiesto. O la scadenza mancata di quel collega. Il tuo perfezionismo ha rallentato l'intero team. Ogni colpa è un seme piantato nel giardino del tuo dubbio. Gli stoici credevano nell'assumersi la responsabilità delle proprie azioni, ma i giocatori del gioco della colpa raccolgono la responsabilità come rifiuti tossici e la scaricano nel tuo cortile emotivo. Ecco cosa non vogliono che tu capisca. Le loro accuse sono in realtà confessioni. Ogni volta che puntano il dito contro di te, stanno solo cercando di distrarre dal loro stesso riflesso. La prossima volta che qualcuno cerca di rendere il suo caos una tua responsabilità, ricorda: la colpa è la loro valuta preferita, ma non sei obbligato ad accettare la transazione. Come ci ha insegnato Marco Aurelio, il modo migliore di vendicarti è non essere come quello. Perché ecco la verità sul gioco della colpa. Funziona solo quando accetti di giocare. E quell'accordo è sempre disponibile per la cancellazione.
Vittimizzazione. Perché questo succede sempre a me, l'eterno grido della vittima professionale. Benvenuto nella vittimizzazione, dove i manipolatori trasformano le loro lacrime di coccodrillo nelle tue manette. Il filosofo stoico Epitteto osservò: non è ciò che ti accade, ma come rispondi che conta. Ma i manipolatori della vittimizzazione vogliono rendere la loro risposta una tua responsabilità. Immagina questa scena. Il tuo amico manca al tuo evento importante, di nuovo, ma prima che tu possa esprimere delusione, iniziano il loro racconto di guai. La mia vita è così difficile, non hai idea di quello che sto passando, nessuno capisce le mie difficoltà. Improvvisamente sei tu a scusarti con loro. Marco Aurelio scrisse: accetta le cose a cui il destino ti lega, ma le vittime professionali ti legano al loro destino invece. Smascheriamo la loro performance. Tutti sono sempre contro di me. Niente funziona mai per me. Sei l'unico che capisce il mio dolore. Immagino di essere destinato a soffrire. Il manipolatore della vittimizzazione è come un attore di metodo che non esce mai dal personaggio. La loro tragedia è sempre in corso e sei sempre scelto come salvatore o come cattivo. Pensa a quel collega che trasforma ogni critica in una storia sulla sua difficile infanzia, o quel partner che trasforma il suo tradimento della tua fiducia in una saga sulle proprie ferite emotive. Ogni storia lacrimevole è una cortina fumogena per la responsabilità. Ecco il loro copione. Qualcosa va storto, spesso è colpa loro. Attivano i violini della sofferenza perpetua, guardano mentre la colpa si trasforma in destino. Escono di scena con la tua simpatia e spesso le tue risorse. Seneca notò: un uomo è infelice quanto si è convinto di esserlo, ma le vittime professionali vogliono convincerti che sono infelici e farne un tuo problema da risolvere. Ricordi quella volta che il tuo coinquilino non ha pagato l'affitto? La mia vita è solo un disastro dopo l'altro. Sono così sfortunato. Non sai quanto sono difficili le cose per me. Improvvisamente sei tu il cattivo per aver chiesto dei soldi. Gli stoici insegnavano che la vera forza viene dall'affrontare la realtà, ma i manipolatori della vittimizzazione creano la propria realtà, una dove sono sempre i protagonisti di una tragedia. Ecco cosa non vogliono che tu capisca. Le vere vittime vogliono soluzioni. Le vittime professionali vogliono pubblico. Ogni volta che raccontano la loro storia di guai, ti stanno in realtà facendo un'audizione per un ruolo nel loro dramma senza fine. La prossima volta che qualcuno cerca di annegarti nel loro mare di dolori, ricorda: l'empatia è bella, ma non dovrebbe costarti la tua chiarezza. Come ci ha insegnato Marco Aurelio, guarda sotto la superficie, non lasciare che la qualità di una cosa né il suo valore ti sfuggano. Perché ecco la verità sulla vittimizzazione. Non riguarda il loro dolore, riguarda il loro potere. E quella performance degna di Oscar di perpetua sofferenza è davvero solo manipolazione che indossa una maschera tragica. Silenzio intenzionale. Ti sei mai chiesto perché il silenzio può sembrare più forte delle urla? Benvenuto nel silenzio intenzionale, la tattica di manipolazione dove ciò che non viene detto parla a voce alta. Gli stoici comprendevano il potere del silenzio. Come scrisse Seneca, il silenzio è talvolta la critica più severa, ma i manipolatori del silenzio trasformano l'assenza in un'arma. Immagina questo momento. Il tuo messaggio rimane lì. Letto 2 giorni fa. Nessuna risposta. La tua mente corre attraverso ogni possibilità. È stato qualcosa che hai detto? Qualcosa che hai fatto? Il silenzio echeggia nei tuoi pensieri come passi in una sala vuota. Marco Aurelio insegnava: la migliore risposta alla rabbia è il silenzio, ma il manipolatore del silenzio usa il tuo bisogno di connessione contro di te. Decodifichiamo i loro segnali silenziosi, i messaggi ignorati, l'affetto ritirato, la freddezza calcolata, il riconoscimento rifiutato. Il manipolatore del silenzio è come un direttore d'orchestra, ma invece di creare musica, orchestrano assenza. Ogni momento di silenzio è una nota nella loro sinfonia di controllo. Pensa a quel partner che scompare dopo ogni disaccordo, o quel genitore che ritira l'amore come punizione. Il loro silenzio non è vuoto,
è pieno di ganci invisibili che tirano il tuo bisogno di connessione. Ecco la loro strategia silenziosa: creare un vuoto dove dovrebbe esserci comunicazione. Osservarti mentre riempi quel vuoto con dubbi su te stesso. Aspettare che la tua disperazione raggiunga il picco. Accettare la tua resa senza mai dire una parola. Epitteto osservò: non è ciò che ti accade, ma come reagisci che conta. Ma il manipolatore del silenzio conta sulla tua reazione al nulla. Ricorda, il loro silenzio è un palcoscenico e stanno aspettando che tu reciti la tua disperazione su di esso. Ma tu non devi fare un'audizione per la loro approvazione, perché ecco la verità sul silenzio intenzionale. Non riguarda la pace, riguarda il potere. E a volte la risposta più potente è lasciare che il loro silenzio echeggi in una stanza vuota. Se sei arrivato fin qui, ora sei armato di conoscenza che può proteggerti da queste oscure tattiche di manipolazione. Ma la conoscenza non è potere finché non viene applicata. Vuoi approfondire come proteggerti dalla manipolazione? Dai un'occhiata a questi video.